Ultimamente mi è capitato troppe volte che persone che mi hanno conosciuto dal vivo mi abbiano definito esaltato, antipatico, che se la tira, che è esattamente il contrario di quello che sono. Come mai allora ci sono persone che dopo avermi conosciuto mi definiscono così? Per il 99,9% del tempo io sono sempre carino, gentile e disponibile con chiunque mi fermi. Esiste però uno 0,1% della mia esistenza in cui sono insopportabile e inavvicinabile. E questo 0,1% qui è quando sono in pista a girare con l'auto da gara o con la moto da gara. Perché? Sia esso un test, una sfida o una gara, io ogni volta che sto per scendere in pista devo gestire tutta una serie di cose che chi non vive la mia situazione non può capire. 1. Devo pensare a guidare un mezzo che fa i 300 all'ora che può ammazzarmi. 2. Devo combattere le mie paure. Ogni volta che sto per entrare in pista, nella mia testa si materializza tutta una serie di paure, quali vincere, perdere, cadere, farmi male, morire. Prima di ogni singola mia giornata in pista e di ogni mia singola gara, mi si materializza chiara davanti a me l'immagine che io quel giorno muoio. E ogni volta devo fare una fatica immensa per scacciarla. La moto mi fa paura. 3. Nonostante corra in un campionato amatoriale, ho tantissimi occhi puntati. Ogni volta che vado bene, tutti zitti. Ogni volta che vado male, nel giro di 5 minuti iniziano a spuntare come funghi sui social i post di gente che parte con gli insulti. 4. Nonostante corra in un campionato amatoriale, gli do la stessa importanza che Marquez dà alla MotoGP. Le mie possibilità economiche e la mia poca bravura in questo momento mi consentono di essere competitivo solo qua. 5. Quando vado in giro nel paddock devo stare attento a ogni singola cosa che faccio e a ogni singola cosa che dico, perché vi sembrerà follia, ve lo giuro, ma mi è già successo, mi ritrovo davanti gente col telefono in mano che sta registrando senza dirmi nulla, che inizia a farmi domande scomode con lo scopo di registrarmi mentre dico qualcosa di sbagliato per poi... Tutte queste cose fanno sì che io mi trovi con un carico di cose a cui pensare e di ansie da gestire che mi stanno mettendo alla prova. Ed essendo io una persona normale come chiunque altro, faccio fatica. Tutte queste cose sommate fanno sì che quando io sono in pista per un test, una sfida, una gara, io ho bisogno assoluto di isolarmi da tutto il resto del mondo e chiudermi in me stesso. Perché se non riesco a concentrarmi, faccio errori stupidi come quello di Cervesina, in cui ho seriamente rischiato la vita. Le uniche persone con cui parlo sono i membri del team o dello staff, familiari o amici strettissimi e gli altri piloti o personale con cui lavoro. Quindi, sapendo io che prima di entrare in pista vivo dei momenti brutti, ho fatto sempre tantissime stories, post, video, annunci, chiedendo a chiunque volesse venire a parlarmi di venire dopo. Ma ci sono persone che o si son perse questa mia richiesta, o che l'hanno sentita ma che quindi mi hanno fermato in quei momenti orribili. Ovviamente le ho ignorate, magari rispondendo anche non benissimo, e il giorno dopo a insultarmi sui social, quando sarebbe bastato rispettare la mia semplice richiesta e passare un'ora dopo. Quindi vi prego, ve lo sto chiedendo per favore, quando sono in pista per un test, una sfida o una gara, non venite da me durante l'attività in pista, venite dopo, venite alla fine. Ora, finalmente partiamo col video. Abbiamo finito il primo turno, abbiamo provato a cambiare rapporto, siamo passati da avere 16 denti di pegnone, 43 di corona a 15, 41, quindi più corta di un dente praticamente. Però questo, oltre ad accorciare di un dente, allunga le interasse, quindi la moto impenna meno e cambia altre due robe sulla ciclistica. Mi sono trovato meglio, ho fatto 13,8 il primo turno, tranquillo, però qualcuno qua mi vuole sabotare la moto. Adesso schiaccio tutti questi bottoni che sembra il joystick della PlayStation. Non so che cosa succede. Mi piacerebbe avere anche te i tasti sulla moto, No, non capirei più un cazzo di quello che già non capisco. Io non ne schiaccio mai neanche uno. Esatto. C'ho 10 tasti, uso solo quello per accendere. Quello per accendere e spegnere. No, lo spiego da qua. Ah, pure, neanche.
Finalmente 12,9. Intanto sto guardando qua i dati. Abbiamo cambiato l'antenna GPS perché non mi dava i tempi sul cruscotto. Quindi, cioè, guardate come registrava la pista. Che roba strana, perché non mandava l'antenna GPS e quindi quando sono entrato per il secondo turno non vedevo i tempi. Però ho visto subito che al secondo giro ho cambiato alcune cose nella guida e nonostante abbia fatto un errore, quindi ho perso anche un paio di decimi, mi sono reso conto che era cambiato qualcosa, che funzionava tutto meglio. E quindi non lo so, ho dovuto fermarmi, cioè mi sono fermato prima per resettare, perché mi sono accorto di aver fatto uno step, mi sono dovuto fermare per metabolizzarlo. Adesso rientro e provo a rifarlo. Voglio farvi un annuncio, ovvero che sto organizzando una spedizione per Lourdes, quindi chiunque di voi si volesse aggregare per farsi benedire e avere meno sfiga, venga con me. Cioè, io riesco a fare un weekend di gara normale. Niente, finito l'ultimo turno, scendo dalla moto e inizio a sentire un certo dolorino alla vescica. Oh, a un certo punto quel dolorino aumenta, finché non diventa un male della Madonna. Mi arrivavano delle fitte che voi non avete neanche l'idea. E niente, allora vado dal medico, il medico mi dice vai in pronto soccorso perché di sicuro ti sono venute le coliche. Mai avuto le coliche in tutta la mia vita. Cioè, mi possono venire il giorno della gara in cui mi gioco il campionato? Raga, un male della Madonna. Chi di voi le ha mai avute sa quanto fa male. Il medico mi fa l'ecografia con sto coso che mi schiacciava qui. A quel punto mi fanno guarda, ti facciamo un'iniezione di Toradol, così ti sediamo come i cavalli, almeno ti passa il male. L'infermiera mi piazza a lago per la flebo e quando sta per infilare il tubicino le dico aspetta. Passato. Così. In un istante passato tutto. E io vado dal dottore e dico dottore, c'ho più niente. Il dottore mi fa guarda, le coliche sono così. Arrivano e se ne vanno. Grazie. Poi sono andato in bagno, ho fatto la pipì. Avrò pisciato il sassolino probabilmente. Boh. Cioè, tra tutte le robe che succedono in un weekend di gara ci mancava solo questa. Così. Nella sfiga è andata bene che è successo oggi e non domani che avevo la gara. E ora sto bene, non ho più niente. E mi auguro solo che non ritornino, perché se tornano è un casino. Cioè, è impossibile guidare con quel male lì. Una roba, non riuscivo a sedermi, non riuscivo a alzarmi. Oggi ho fatto il miglior tempo. Speriamo che domani non si ripresenti. Niente, noi ancora non abbiamo venduto le magliette, c'è chi già l'ha fatta la maglietta. Mamma mia. Beh, però ho scelto la foto più bella, È stato bravo. E questo l'hai fatto te? Tuo cugino? Da Leonardo per Alberto. Era così. Dai, eliminatevi il palladino che ha girato troppo forte oggi. Adesso tagli una mano. Guarda i piloti seri, guardali. Ecco, vai. Mamma mia. Guarda come si gira. Ma sono dei semimanubri quelli. No, sono porchi. Guarda qua, rialzato del BMW storto pure. Quello è un Me ne sono accorto adesso che l'ho smontato perché ma per girare bene la carne. Per girare bene la carne. Non abbiamo la forchetta e allora usiamo questa. Tac. Preciso. Io cucino, loro si prendono i meriti. Questo però. Quindi se lui domani no, domani non vince un cazzo. Tu stai attento. A prescindere. Hai detto che non gliene frega niente della gara di che tu sei dietro. Questo è quello che hai detto. Se non vinco io, non vinci neanche. Ma vince Palladino, non va bene sta roba. Vabbè, allora vinci tu meglio.
felicissimo del 12,5. Torno ai box e mi dicono che Palladino ha fatto 12,3. Veramente quello era un 11, ma ho fatto 2 sorpassi, pazienza. No, no, stai calmo. Gliel'hai detto che ti sta sulle palle? Assolutamente, in privato, davanti alle telecamere è il mio miglior amico, poi in privato. L'anno prossimo dietro la tuta ti scrivi maledetto. Va bene. Solo quello, senza il nome, maledetto. Va bene. Avete la medesima espressione di stupore. Tu Max, ma come ho fatto? E lui dice come cazzo ha fatto Max a farlo? Ecco. Va bene. Le particole ogni tanto servono. Basta che non uscirà più. Quando ho visto 1.12.5 sul dashboard ero sicurissimo di aver fatto la pole. Mai nessuno nella raceata che aveva fatto segnare un giro così veloce. Così ho festeggiato e sono rientrato ai box convintissimo di partire davanti. Per poi scoprire che ancora una volta Palladino mi aveva fregato. 1.12.3. Un giro fuori di testa, davvero fortissimo. Ma per nostra fortuna gli altri hanno girato tutti sopra l'1.14, incluso D'Ambrosio, che oggi è in grossa difficoltà. Ma lo sapete meglio di me. La gara è la gara e i tempi di qualifica non significano nulla. Le gare di oggi sono fondamentali per il campionato, perché se voglio restare in corsa per il titolo dovrò vincere entrambe le gare. E se pensiamo che in 2 anni ho vinto solo una gara e con quale fatica e che oggi Palladino è andato fortissimo, sarà un'impresa quasi impossibile. Però io ho un vantaggio. Oggi non ho nulla da perdere. E gli scenari possibili quindi saranno soltanto 2. O primo o per terra.